Siamo qui a Medjugorje, come ti chiami, padre? Mi chiamo Don Mirko, Di dove sei? di Verona. Di Verona. Quante volte sei stato a Medjugorje? Questa è la quarta volta. L'altra volta. Dove e quando hai sentito per la prima volta di Medjugorje? Ma da altri preti, da altri compagni, amici che erano già stati qui e poi ho accompagnato un gruppo della mia parrocchia che voleva venire e sono venuto, li ho accompagnati volentieri, insomma. Ah. Sì, sì. E perché eri attirato a venire a Medjugorje? Com'è? Perché eri attirato a venire a Medjugorje? Ma il primo motivo era per curiosità, poi la curiosità si è un po' trasformata in un'esperienza di conversione forte, insomma. Oui? E anche se sono arrivato qui da prete, comunque è stata un'esperienza forte e davvero ha la forza di cambiare la vita, il modo di pregare, di essere prete, cambia la prospettiva, molto, molto forte, molto forte. Ho sempre creduto e ancora adesso insomma credo moltissimo, però prima era un credere solamente con il pensiero, poi quando vedi e tocchi allora fai proprio l'esperienza che c'è qualcosa di grande e di vero, insomma. E come ha cambiato tu? Ma ha cambiato la semplicità di essere prete, ad esempio, l'importanza di stare in un confessionale, confessare, l'Eucarestia, portare anche l'adorazione dentro la comunità, dentro la parrocchia. Da noi a volte il rischio è quello di fare tante cose ma che non servono. Invece qui si capisce che la centralità è proprio qualcosa di unico, la preghiera, la messa e la confessione. E perché preghi il rosario? Prego il rosario perché inizialmente è una preghiera che mi annoiava, una preghiera che faticavo a capire. Qui ho scoperto l'importanza del rosario e come il rosario ti apre la vita. Tenere in mano il rosario, recitare il rosario, sentire Maria vicino è un'esperienza forte. Prima erano preghiere, ora è diventato preghiera, un'esperienza veramente di fede e di conoscenza sempre di più nel mistero di Cristo. E io solitamente prego il rosario quando, tutti i giorni, ma in modo particolare lo sento forte quando sento il bisogno di chiedere qualcosa di speciale, qualcosa di grande, allora chiamo la madre per smuovere il cuore del figlio e vedo che la madre mi dà sempre molta pace nel cuore. Wow, incredibile. E sabes, molte persone pensano che Dio Padre sia un vecchio con la barba bianca che aspetta di giudicarsi e di mettersi all'inferno. Come è veramente Dio Padre? C'è un'immagine di Dio che ognuno di noi si fa. Io credo che l'immagine più bella che noi abbiamo di Dio è quello di essere un padre, di immaginare Dio come mio padre, le braccia aperte che mi abbracciano, un padre che mi perdona, che mi consola, che mi ama, che mi vuole bene. In fondo se Dio è padre e io sono figlio vuol dire che mi assomiglia, quindi guardare la nostra vita, guardare ciò che siamo e sapere che ciò che siamo deriva dalla mia immagine e somiglianza di Dio. In fondo credo che l'immagine e somiglianza di Dio non sia la cosa più importante, la ricerca fisica, ma la somiglianza e l'immagine di Dio è nella mia capacità di amore. Io assomiglio al Padre perché anch'io sono capace di amore, di amare gli altri. E sono davvero convinto che se il cristiano, se tutto il mondo, se ogni uomo, se ogni donna su questa terra arrivasse davvero a capire questa somiglianza che ha, questo potere che ha dell'amore di Dio, vivremo davvero un mondo bellissimo. In fondo cos'è che respiriamo qui a Medjugorje? Uomini e donne che pregano e quindi si amano, fanno l'esperienza dell'amore di Dio e questo amore lo portano negli altri. Qui è bello perché c'è il saluto, c'è uno sguardo, c'è un sorriso, invece da noi che abbiamo tutto, in realtà ci manca proprio questo, ci manca proprio l'amore, il renderci conto che siamo figli di Dio, che siamo anche noi capaci di amore. Certo che se non ne facciamo esperienza dell'amore del Padre non ameremo mai nessuno. Sì, padre. E
cosa diresti alle persone che hanno paura di confessarsi? Potrebbero pensare cosa penserà il sacerdote di tutte le cose brutte che ho fatto. C'è questo pensiero. Io da prete ho visto molte vite cambiare per confessioni fatte veramente con il cuore. In fondo non è tanto il penitente che ha bisogno di confessarsi, ma è Dio che ha bisogno di amarti. Noi a volte ci identifichiamo col nostro peccato, pensiamo di essere quello che commettiamo, pensiamo di essere il nostro errore e la nostra vita lì diventa davvero un fallimento. Invece quando vivo l'esperienza di Dio che mi perdona, che mi ama, allora la mia vita cambia. Io non sono ciò che faccio, ma sono qualcosa di più grande. Ed è evidente che di fronte c'è un sacerdote, c'è un uomo, ma che in quel momento non è uomo, è lo strumento che Dio usa. Dio arriva nella terra attraverso strumenti, in fondo si incarna nell'Eucaristia attraverso la mediazione dei sacerdoti. Dio è così perché l'amore è sempre mediato, è come quando due sposi si amano. Per dire l'amore sì, lo puoi dire a voce, ma poi lo fai con un segno, con un gesto. Così è anche con Dio, no? Possiamo dire, certo, io mi arrangio con Dio, mi confesso da solo, però ho bisogno di mettere un sigillo ed è nella Chiesa che io ricevo e metto quel sigillo. E bisogna provarci, provare. E veramente quando uno si confessa veramente con il cuore la vita cambia, perché mi tuffo dentro la misericordia di Dio, che non mi giudica, che non mi critica, anzi, che mi ama e che mi spinge di nuovo ad andare avanti. Wow. E vedo che hai un rapporto personale con Cristo. Come può una persona avere anche questa relazione personale con Cristo? Io dico sempre che Dio non è una statua. Credo che troppe volte noi trattiamo Dio come una statua e quindi invece Dio è una relazione viva, è una relazione che va cercata, ricercata, che ha bisogno di tempo. Per far crescere una relazione con una persona ho bisogno di cercare questa persona, ho bisogno di darle del tempo. Così è con Dio. Dio è una persona viva, non è una statua, è una persona viva, quindi ho bisogno di dargli del tempo nella mia giornata, conoscerlo, stare con Lui, dialogare con Lui, nutrirmi di Lui. Il modo migliore per conoscere Dio è trattare Dio per quello che è, cioè persona viva, è risorto Gesù e quindi è vivo in mezzo a noi e attraverso lo Spirito noi possiamo entrare dentro questo mistero grande di Dio, che non è fuori di noi, ma è dentro di noi. Amen. E hai fatto la stessa esperienza che la sofferenza e il dolore nella tua vita ti hanno avvicinato a Dio? Sì, l'esperienza del dolore mi ha avvicinato a Dio qualche mese fa quando ho perso mio papà e lì potevo scegliere se arrabbiarmi con Dio oppure prendere un'altra strada che mi ha liberato di più e mi ha fatto aprire gli occhi e vedere che dietro a quel malato, dietro a quella persona che soffriva c'era la croce di Cristo, il prendersi cura di quella sofferenza e in fondo la croce c'è, però se noi guardiamo solo la croce è un fallimento, ma dietro la croce c'è già la risurrezione e noi cristiani abbiamo fondato la nostra fede su questo, che c'è la croce ma che dietro la croce c'è la risurrezione, la croce ci porta a risorgere. Come diceva Corbella, siamo nati e non moriremo più. E cosa ha fatto Gesù nella tua vita? In che modo Gesù ha cambiato la tua vita? Ma la mia vita è cambiata quando l'ho incontrato. Un'esperienza che io ricordo e porto nel cuore è stata di un'adorazione eucaristica che ho vissuto nel mio paese e lì ho sentito proprio che il Signore cominciava a scavarmi dentro il cuore e io cominciavo ad innamorarmi sempre di più di questo Dio che non conoscevo, però è un po' come gli innamorati che prendono il colpo di fulmine, no? E io certo conoscevo Dio, sapevo, però vivevo anche lontano, però ho scoperto che non è l'uomo che cerca Dio, ma che è Dio che cerca l'uomo,
che Dio va ancora davvero alla ricerca della pecora smarrita che scappa via, che ti trova, che ti prende, che ti carica sulle spalle. E quando ho vissuto un'esperienza così d'amore così forte, ecco lì ho chiesto al Signore: ma cosa devo fare io nella mia vita? E piano piano nella preghiera, nella relazione con Dio, ho sentito cosa Dio aveva in mente per me, che era quello di donare la mia vita e diventare prete, e ne sono felice. E molte persone a maggior cercano di trovare la loro vocazione. Cosa diresti a loro? Come incontrare la loro vocazione? La vocazione è innanzitutto nasce dalla felicità. Ecco che cos'è la vocazione. Io so e sono certo che il Signore mi ha chiamato a diventare prete perché nonostante le difficoltà, nonostante tutte le... sono felice. Ecco, ricercare la vocazione è ricercare la felicità. Dov'è che Dio mi vuole felice? Perché la felicità è la vocazione numero uno che il Signore... La vocazione di Maria è stata la felicità, l'anima mia esulta nel Signore. Quando Maria ha scoperto di questo grande mistero, la prima vocazione di Maria è stata proprio la felicità. Dove tu ti senti che Dio ti chiama alla felicità, lì c'è la tua vocazione. E fidati di Dio, perché Dio non toglie nulla, ma anzi dà tutto. Wow, grazie per questa bellissima intervista, padre. Grazie, grazie.